Salve. Trovo che al contrario di qualsiasi sport, il bodybuilding sia un'attività diseducativa, cioè che sia sotto il profilo della forma fisica che dell'equilibrio psicofisico non persegua il bene dell'individuo. Caveat. Ognuno è libero di fare quello che crede. Non sto contestando la legittimità di fare bodybuilding, così come quella di martellarsi le palle su un'incudine o di iniettarsi eroina, ma rivendico il diritto di esprimere la mia opinione su questa attività che, come tanti altri, ben più esperti di me, mi rifiuto di chiamare sport e tantomeno fitness. Un'altra avvertenza. Quando parlo di bodybuilding non sto parlando di sollevare pesi in palestra, che è un ausilio usato in tutti gli sport di questo mondo, ma proprio dell'idea di usare i pesi per sole finalità estetiche. Non l'ho deciso io che il bodybuilding abbia questo scopo. Questa è una sintesi della definizione di bodybuilding tratta da Wikipedia. Noi siamo quello che facciamo e lo siamo sia nel corpo che, cosa forse più importante e cruciale, nell'attitudine mentale. Nel bodybuilding l'obiettivo e quindi il focus non è la prestazione sportiva, saltare più in alto, arrivare per primo al traguardo, segnare un gol, scalare una montagna, né mantenere il corpo in salute, bensì avere i muscoli, anzi alcuni muscoli, quelli che si vedono, più grossi e definiti. C'è la stessa differenza tra l'obiettivo di vincere una gara automobilistica e badare invece alla carrozzeria dell'auto, dove non importa se sotto il cofano non c'è nemmeno il motore e se non parte perché manca anche l'impianto elettrico. Il bodybuilding non è la costruzione del corpo, ma solo del suo guscio, di ciò che appare. I muscoli sono belli? Indubbiamente sì, ma nella visione naturale delle cose sono apprezzati perché sintomo di uno stato di salute e di atleticità. Un atleta ha i muscoli perché pratica uno sport che glieli fa crescere, non viceversa. A Usain Bolt i muscoli crescevano perché correva veloce, non correva veloce perché aveva prima fatto crescere i muscoli. Il bodybuilding inverte la logica causa-effetto, disinteressandosi completamente della funzionalità. Questo è un messaggio oggettivamente sbagliato sotto il profilo dello sviluppo fisico. Non badate a quello che siete, ma a quello che sembrate. Mi si dirà, ma ci sono bodybuilder che fanno i salti mortali lì indietro e poi il bodybuilding aumenta la forza. Di nuovo, non è il bodybuilding che ti fa fare i salti mortali. Se sai farli, non è per il bodybuilding, ma per altre tue doti. Se non facessi bodybuilding, li faresti meglio. Il bodybuilding indubbiamente accresce la forza, ma questo è soltanto un sottoprodotto dell'accrescimento muscolare, non un obiettivo. Il bodybuilder non ha lo scopo di diventare forte, che altrimenti farebbe altro, powerlifting, sollevamento pesi, eccetera. Mi piacerebbe poter fare un esperimento ideale. Vai da un bodybuilder e gli dici: se rinunci al 10% della tua forza, ti do il 10% in più di muscoli. Vorrei vedere quanti bodybuilder non accetterebbero. Peggio, credo proprio che accetterebbero anche se gli promettessi lo stesso 10% di muscoli in più in cambio del 50% della forza o magari anche di più. Sotto il profilo della forma complessiva, dell'atleticità, il bodybuilding è semplicemente disastroso. La specializzazione nella crescita dei singoli gruppi muscolari lo fa lavorare per comparti in isolamento. Invece di guardare al corpo come un tutt'uno, lo frammenta in tanti pezzi, come i tagli di carne in macelleria, e lavora separatamente su ciascuno di essi. Questo è l'esatto contrario di ciò per cui il corpo è fatto. Una macchina integrata, sinergica, in cui tutte le parti lavorano insieme per creare il movimento, lento, veloce e su tutti i piani dello spazio.
Non è un caso che nel bodybuilding le direttrici di lavoro siano precise, fisse, rigide e una sola per esercizio. E credere che il totale sia il prodotto della somma delle parti è illusorio, infantile, completamente smentito dalla biomeccanica. Anche in questo aspetto, il bodybuilding è profondamente anticulturale perché illude i praticanti di essere forte e atletico quando forza e atleticità hanno parametri di verifica completamente diversi. Per rendersene conto basta vedere un bodybuilder camminare. È impedito nei movimenti dalla sua stessa massa muscolare. Mi dite a che serve una massa muscolare che è di ostacolo al movimento? Che c'è di armonioso? La cosa fantastica è che il bodybuilding viene propagandato come una forma di fitness. Capisco che questa sia un'operazione interna di marketing, vista la crescente diffusione di altre forme di preparazione corporea, con la continua nascita di specialità e scuole, che sin dagli anni 70 ha soppiantato la dicotomia bodybuilding aerobica, con la conseguente crisi del bodybuilding, dei cui grossi limiti la gente ha cominciato a rendersi conto almeno dagli anni 80. Il bodybuilding è il contrario del fitness, perché ne tradisce tutti i principi. Il fitness è idoneità, capacità, preparazione fisica e stato di forma fisica. Il bodybuilding, occupandosi dei singoli gruppi muscolari in barba a ogni altra considerazione fisiologica e funzionale, non solo non rende un servigio al fitness, ma proprio il contrario. Riassumendo, la mia profonda avversione al bodybuilding è motivata innanzitutto dal fatto che fa più male che bene, trascurando tutti i fattori di armonia dello sviluppo fisico e anzi creando le premesse per problemi articolari e tendinei. In secondo luogo, nell'autopromuoversi come un'attività di fitness, mente, e questo lo trovo molto grave, soprattutto verso i più giovani. Come terza cosa, trovo assolutamente infantile e diseducativa la sua matrice puramente narcisistica, che si riflette in praticanti che passano il tempo davanti allo specchio a guardare quanto sono belli e a tastarsi i muscoli. Nella prossima puntata accennerò al bodybuilding professionistico e al mondo che ci gira intorno e spiegherò perché non sono per niente contrario ai doped, cioè a coloro che si spappolano il fegato pur di salire sul palco. La mia motivazione è: se stai già all'inferno, tanto vale che lo esplori fino in fondo. Ciao, alla prossima.